Buongiorno a tutti! Oggi ci occupiamo dei problemi che affliggono i nostri fornelli a gas. In particolare vedremo come smontare questo fornello a gas, come funziona un fornello a gas e anche come sostituire le candelette di accensione dei fornelli. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Attenzione! Trattandosi di impianti a gas, se non siete più che certi di ciò che state facendo, vi consiglio di consultare un tecnico. Vediamo i problemi più frequenti. Primo problema, la scintilla rimane sempre accesa pur non premendo il pomello. Questo problema può essere dovuto a delle infiltrazioni di acqua che è penetrata all'interno dei pulsanti presenti sotto le manopole di accensione. Per risolvere questo problema si può fare un tentativo senza smontare tutta la piastra, rimuovendo tutti i pomelli ed applicando dell'aria calda per asciugare l'infiltrazione di acqua. Con il fono alla massima temperatura iniziamo a scaldare per qualche minuto il primo pomello, premendo di tanto in tanto l'interruttore a pulsante fino a quando non sparirà l'autoscarica. Passiamo in rassegna tutti i pomelli con questa tecnica fino a quando non cesserà il fenomeno. Se questo non dovesse accadere fino all'ultimo pomello, vorrà dire che è necessaria una nuova catenaria dei pulsanti. Link in descrizione. Se invece saremo fortunati, l'individuazione del pulsante infiltrato farà terminare lo scintillio. Bene, vediamo il secondo problema più frequente. Scintilla presente ma il fornello non si accende. Dobbiamo ricorrere ad un accendigas esterno perché il nostro singolo fornello non accende. In questo caso la candeletta ha perso il suo isolamento e la scintilla va verso la massa invece di andare verso la fiamma. La presenza di crepe su questa ceramica isolante infatti provoca lo scaricamento sulla massa anziché sul fornello della scintilla ad alta tensione. Per risolvere questo problema momentaneamente abbiamo visto in un video precedente un semplice trucco. È possibile ripristinare momentaneamente questo isolamento applicando del nastro Kapton intorno alla candeletta. Si tratta di un nastro resistente alle alte temperature. In questo modo, ripristinando parzialmente l'isolamento, la scintilla sarà costretta ad andare verso l'alto. Si tratta di una soluzione temporanea e non definitiva che vi permetterà di andare avanti qualche altro mese prima della sostituzione definitiva della candeletta. In alto a destra troverete il link a questo video per questo trucco e anche il link per l'acquisto del nastro Kapton. Terzo problema, la candeletta non si accende perché è completamente spezzata. In questo caso questa candeletta ha perso completamente il suo isolamento e non c'è nastro Kapton che tenga, bisogna sostituirla. Per effettuare la sua sostituzione, anche nella prima ipotesi, dobbiamo smontare completamente il piano cottura, ma niente paura, semplicemente è necessario svitare ognuna di queste coppie di viti presenti su ciascuno dei 5 fornelli. Per agevolare questa operazione andiamo a inserire una goccia di WD-40 su ciascuna di queste viti. Effettuiamo l'operazione anche per il fornello centrale che dispone di viti Torx. Lasciamo agire il WD-40 per una decina di minuti, nel frattempo andiamo a rimuovere tutti i pomelli. Su ciascuno di essi è presente una mezzaluna che dovrà essere rispettata in fase di rimontaggio. Le guarnizioni anti-infiltrazione d'acqua possono essere lasciate al proprio posto. Per lo smontaggio di questa piastra Hot Point Ariston è altresì necessario andare a smontare il coperchio a vetro di protezione. Stessa tecnica, sciogliamo il grasso con del WD-40 e poi andiamo a rimuovere con la massima delicatezza questo cristallo. A questo punto dobbiamo anche rimuovere le cerniere del coperchio e svitare le viti sottostanti che bloccano il pannello. Premiamo e giriamo con forza questo cacciavite per avere una maggiore forza di svitamento su queste viti. Se risultano troppo dure è necessario applicare dell'ulteriore WD-40 per evitare che si spezzino in fase di svitamento. Piccolo consiglio extra: qualora dovreste procedere alla sostituzione totale di questa piastra fornelli, è opportuno rimuoverla dal mobile cucina andando a svitare le piastre di bloccaggio che la fissano ai 4 angoli del mobile.
Naturalmente sarà opportuno anche staccare il collegamento al tubo del gas e il collegamento alla 220 volt che alimenta il trasformatore di alta tensione. Nello scegliere una nuova piastra è importante rispettare le misure di quella vecchia in termini di foro presente sul piano della nostra cucina, nonché anche verificare gli attacchi del gas presenti sul nostro fornello originario. Per eventuali ricambi sostitutivi fate sempre riferimento al codice riportato sull'etichetta sotto la piastra. Chiudiamo questa parentesi sulla sostituzione integrale della piastra fornelli e torniamo a svitare i nostri fornelli per aprire questa piastra con l'utilizzo di un cacciavite a croce. Grazie al VD40 il nostro cacciavite non avrà difficoltà nello svitamento e non rischieremo di spezzare la vite. Il fornello centrale nel mio caso necessita di cacciavite Torx. Bene, ripetuta questa operazione per tutte le viti, andiamo a sollevare il nostro coperchio fornelli effettuando anche un movimento di slittamento in avanti per liberare le 3 linguette presenti sulla lamiera. Vediamo nel dettaglio come funziona un fornello a gas. Abbiamo i 4 pomelli di comando sopra i quali troviamo la catenaria dei 5 pulsanti di accensione della scintilla. Questi 5 pulsanti, collegati in parallelo tra loro, comandano l'accensione della scintilla al trasformatore di alta tensione. Il difetto di anche solo uno di essi a causa delle infiltrazioni d'acqua attiverà costantemente il trasformatore di alta tensione facendo generare la scintilla a tutti gli altri fornelli. Sia nel caso di cortocircuito per infiltrazioni d'acqua non risolvibile con il fono o anche nel caso in cui uno di essi non sia effettivamente funzionante, è opportuno sostituire tutta la catenaria. A questo punto, per pura curiosità, vediamo come funziona questo trasformatore elevatore di tensione che genera le scintille in uscita. In pratica la 220 volt viene raddrizzata da un ponte diodi, trasformata in una tensione continua di circa 300 volt. Questa tensione avvia un oscillatore a bassa frequenza basato su un transistor. Una frequenza di pochi hertz eccita un diodo SCR collegato ad un trasformatore elevatore di tensione, genera sul secondario le migliaia di volte necessarie a far scoccare la scintilla che sarà disponibile su ciascuno di questi connettori Faston che vanno alle candelette. Per chiudere il gas in maniera automatica in assenza di fiamma è previsto un dispositivo di sicurezza basato su un componente cilindrico a punta cosiddetta termocoppia. Si tratta di un sensore che rileva il calore generato dalla fiamma nel momento dell'accensione e lo converte in una tensione. Questa tensione attiva una calamita che lascia aperto il rubinetto del gas in presenza della fiamma e lo chiude in sua assenza. La termocoppia è collegata attraverso questi cavetti di rame alla elettrocalamita presente su ciascun rubinetto collegato a ciascuna manopola. A volte questa calamita può guastarsi e inibire la ritenuta del rubinetto all'accensione della fiamma. Il risultato sarà che dopo l'accensione la fiamma si spegne da sola pur avendo il rubinetto aperto. Per estrarre questa elettrocalamita è necessario svitare questo dado e sostituirla con una nuova, naturalmente con le stesse caratteristiche. A volte tuttavia il problema potrebbe essere nella termocoppia. Per testarla occorre sfilare il collegamento al rubinetto e con un multimetro misurare i millivolt in uscita in presenza di fiamma sulla punta. Qualora esista questa tensione sotto calore, il problema sarà da imputare all'elettrocalamita presente nel rubinetto. Anche per questo è disponibile un ricambio, link in descrizione e in alto a destra. Prima dell'acquisto dei ricambi da me proposti, verificatene sempre la compatibilità con la vostra piastra fornelli. Naturalmente per la sostituzione dei rubinetti sarà opportuna la chiusura del rubinetto principale del gas, onde evitare la fuoriuscita di gas all'atto dello smontaggio del rubinetto difettoso. Durante questa operazione, a cui dovrete prestare la massima attenzione,
È consigliabile anche staccare l'alimentazione del trasformatore ad alta tensione per evitare pericolose scintille e inneschi di incendi. Bene, a questo punto procediamo alla sostituzione di queste benedette candelette malfunzionanti che hanno perso il loro isolamento elettrico. Cominciamo dal nostro trasformatore di alta tensione individuandone le uscite. Stacchiamo i connettori Faston delle candelette o della candeletta difettosa che vogliamo sostituire. L'ordine non è importante, trattandosi di uscite poste tutte in parallelo. A questo punto è necessario procurarci delle nuove candelette compatibili con la nostra marca di cucina a gas. Link in alto a destra e in descrizione. All'interno della confezione troviamo, oltre alle 4 candelette, anche delle molle di fissaggio che permettono il bloccaggio di queste candelette sulla piastra dei nostri fornelli. Da notare che queste candelette hanno delle dimensioni comunque standard, anche se non sono esattamente identiche alle originali, funzioneranno ugualmente. Ogni candeletta non è altro che un conduttore con un isolamento ceramico in punta. Andiamo a rimuovere la molla che blocca la vecchia candeletta nella sua posizione ed estraiamola. Per l'occasione ho deciso di sostituire 4 delle 5 candelette in modo da non avere problemi in futuro. Quelle sane potranno comunque essere riutilizzate. Inseriamo la nuova candeletta nella sua sede, corredandola anche della relativa molla d'acciaio per la ritenzione sul supporto fornello. A questo punto non ci rimane che ricollegare i connettori Faston alle uscite del trasformatore ad alta tensione andando a ricollegare tutte le candelette nuove appena sostituite. Prestate attenzione ad inserire correttamente questi Faston nella loro sede. Prima di rimontare la piastra superiore reinseriamo i nostri fornelli e facciamo qualche prova di verifica del buon funzionamento. In questi casi potrebbe essere anche necessario ripristinare il mastice presente lungo la piastra del mobile per evitare infiltrazioni sul piano della nostra cucina. Per il montaggio del piano procediamo al contrario, facciamo prima prendere la slitta frontale e poi abbassiamo il coperchio. Reinseriamo tutte le varie viti su ciascuno dei fornelli appena svitati e le manopole di accensione e spegnimento rispettando il verso della mezzaluna. Bene, a questo punto la mia piastra fornello cottura è pronta per tornare in pista grazie alla nuova candeletta appena sostituita. Un test rapido a tutti gli altri fornelli non lascia alcun dubbio sulla bontà della riparazione e sostituzione di queste candelette. Bene amici, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto questo video mi raccomando mettete like e iscrivetevi al canale. In descrizione e nel mio negozio virtuale troverete i link per l'acquisto dei principali pezzi di ricambio per questi fornelli. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima volta.